In un'era dove il mondo sembra girare sempre più velocemente, ci fermiamo mai a riflettere sul vero significato del tempo? In questo video vi invitiamo a intraprendere un viaggio attraverso la complessità e la bellezza del tempo. Esploreremo come la nostra percezione del tempo influisce su ogni aspetto della nostra vita. Unisciti a noi in questa riflessione profonda che va oltre la semplice misurazione del tempo, per scoprire come possiamo trarre il massimo da questo dono inestimabile. In un mondo in rapida evoluzione, dove ogni secondo sembra scivolare via più velocemente del precedente, consideriamo un simbolo tangibile del nostro tempo, un metro da salta lungo 150 cm. Una misura che, secondo le più recenti ricerche, rappresenta la massima estensione della vita umana, 150 anni. Un traguardo che sembra quasi mitologico, lontano dalle realtà quotidiane, dove la media di vita si attesta a 82 anni in Italia e un po' meno a livello globale. Questa semplice striscia di tessuto diventa un potente promemoria della brevità della nostra esistenza. Prendiamo l'esempio di qualcuno a metà del cammino, a 42 anni. Guardando indietro, i ricordi si accavallano, un mosaico di gioie e dolori, successi e fallimenti. Guardando avanti, il metro si accorcia, ogni centimetro rimanente carico di significato, di speranza, di possibilità inesplorate. E poi c'è il sonno, quel dolce rifugio che ci sottrae un terzo della nostra vita. Quanto tempo rimane davvero per vivere, amare, sognare? Per chi ha superato la soglia dei 40, ogni momento diventa prezioso. Un invito a vivere con intensità, a stringere forte ogni secondo. In questo viaggio il tempo è un compagno imprevedibile. Per alcuni sembra dilatarsi in momenti di gioia, stringersi in quelli di dolore. Per altri è una corsa contro il tempo, una lotta per realizzare sogni e aspirazioni prima che le lancette dell'orologio segnino la fine. Ma in questo viaggio il vero potere risiede nell'oggi, nel presente. È un grido per svegliare l'anima, per spingerla a superare i confini, a vivere ogni giorno come se fosse un capolavoro. Per coloro che hanno perso cari troppo presto, ogni giorno è un tributo alla loro memoria, un promemoria che la vita è un dono prezioso, effimero. E così guardiamo questo metro non solo come una misura del tempo che ci è stato dato, ma come una sfida a vivere ogni frammento di esso con passione, con amore, con un desiderio ardente di lasciare un'impronta indelebile su questo mondo. Che si abbiano 20 anni o 80, il messaggio è lo stesso. Il tempo è ora e ora è tutto ciò che abbiamo. Il tempo, un compagno silenzioso della nostra esistenza, scorre come un fiume inarrestabile. È un dono che non possiamo toccare, ma solo vivere. Nonostante sia gratuito, il suo valore è immenso e una volta sfuggito è perduto per sempre. Considera il tempo come un puzzle, dove ogni pezzo rappresenta un momento. Alcuni grandi come conquiste, altri piccoli come sospiri. Non possiamo fermare il flusso, ma possiamo scegliere come assemblare questi pezzi. Pensiamo a figure storiche come Cleopatra, Galileo, Shakespeare o Marie Curie. Anch'essi avevano solo 24 ore al giorno, ma hanno usato ogni istante per creare eredità durature. Il tempo ci insegna che ogni attimo è un tesoro. E come disse una volta Maya Angelou, il tempo è un regalo, non un nemico. Abbraccialo. Invece di contare i secondi, conta le connessioni, i sorrisi, i passi verso i tuoi sogni. Ogni giorno ci vengono regalati 86.400 secondi, un patrimonio temporale da investire saggiamente. Non si tratta di riempire ogni momento, ma di renderlo significativo. La chiave sta nell'equilibrio tra lavoro e gioco, sogni e realtà, solitudine e compagnia. Considera il valore temporale di esperienze diverse.
il tempo impiegato per leggere un libro che cambia la tua prospettiva, il tempo speso a ridere con gli amici o quello passato in silenzio ad ammirare un tramonto. Ogni secondo può essere un capolavoro se scelto e vissuto con intento. Il tempo è il grande equalizzatore. Non discrimina, non giudica, semplicemente è. La sfida è usarlo in modo che alla fine possiamo guardare indietro senza rimpianti, sapendo di aver vissuto pienamente. Il tempo è un insegnante, un amico, a volte un nemico, ma comunque sempre un dono. E come disse Confucio, l'uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre. Così è con il tempo, ogni piccolo momento può contribuire a costruire qualcosa di grandioso. La tua vita è una tela e il tempo è il tuo pennello. Dipingi con passione, con gioia, con intenzione. Sii il pilota del tuo viaggio nel tempo, navigando attraverso tempeste e arcobaleni, creando un capolavoro che è unicamente tuo. Questo ci fa capire che il tempo è inafferrabile, prezioso che scorre inesorabile tra le nostre dita. È un bene gratuito, ma il suo valore supera ogni tesoro. Non possiamo possederlo, ma possiamo utilizzarlo, e una volta perduto non torna più indietro. Sappiamo bene che si può accumulare ricchezza, ma mai più tempo. È un paradigma universale, indipendente da ogni cosa. Te, me, il mondo, l'universo stesso. Il tempo consuma tutto a una velocità sbalorditiva. Il nostro più grande errore è prenderne coscienza troppo tardi, dimenticandoci che stiamo bruciando una risorsa inestimabile, forse la più importante in natura. La paura più grande è giungere alla fine del viaggio con rimpianti. Il tempo è un gioco che i bambini giocano splendidamente, apprezzando le piccole cose, usando ogni secondo per realizzare i loro desideri. Il tuo orologio della vita offre ogni giorno una nuova opportunità per vivere pienamente, lasciando un segno indelebile. Quindi investi il tuo tempo saggiamente nelle cose in cui credi e nelle persone che ami. Forse pensi di avere tempo, ma per comprendere il suo vero valore, pensa a uno studente bocciato, a una madre con un figlio prematuro, a una giornalista in ritardo, a innamorati che attendono di incontrarsi. Un secondo può fare la differenza, come ci insegnano anche gli atleti olimpici. Steve Jobs ci ricordava che il nostro tempo è limitato e non va sprecato vivendo la vita di qualcun altro. E allora cosa aspetti? Il mondo sta girando, il tempo sta scivolando via. Quale storia vuoi che racconti il tuo metodo Sarta? È il momento di porre fine alla procrastinazione, di abbracciare il presente e di realizzare che l'unica vera ricchezza che hai è il qui e ora. Ti lascio con una domanda. Scriverai la tua storia o lascerai che sia il tempo a scrivere te?